Cosa ci servirà per fare la nostra sciarpina? Io sto utilizzando questa lana merino, all'incirca ci serviranno 60-70 grammi, quindi per me questo è 50 grammi, quindi andrò a utilizzare anche un pochino di un altro gomitolo. Voi potete utilizzare qualsiasi tipo di lana, va benissimo, tanto la lavorazione della sciarpa è la stessa, quindi se voi utilizzate qualsiasi altra lana va benissimo. Comunque vi lascio sotto in descrizione qualche tipo di lana merino simile a questa. Poi utilizzo dei ferri da 4,5 mm e il filo, perché io ho quelli lì che si cambiano, il filo sto utilizzando il 40 cm, vi basterà, ci sono di varie lunghezze, voi potete utilizzare quello più corto. Quindi prendiamo il nostro filo, lasciamo una codina, all'incirca così, perché quando andremo a fare le nostre maglie sul ferro mangerà un po' di questa codina, quindi dobbiamo sempre lasciare un po' di filo lungo. Siccome sono solo 6 maglie iniziali, ne basta veramente poco. Si parte con un cappietto classico, si prende il ferro, si stringe un pochino, non troppo. Allora, la codina, questa più corta, quindi quella che vi dicevo prima, deve stare dalla parte sotto. Invece il filo, comunque quello che poi andremo a lavorare, sta sopra in questo modo. Quindi noi dobbiamo andare a prendere il filo in questo modo con le mani, lo stringiamo, si prende il filo in eccesso e si mette in questo modo. Adesso andremo a fare le nostre maglie, ne dobbiamo fare 6. Il cappietto è come se fosse già una maglia, quindi una, si entra con il ferro, si prende il filo, si entra con il ferro dentro in questo modo, quindi praticamente tenendo il filo in questo modo si entra, si prende il filo dietro, lo facciamo passare all'interno e si stringe. 4, si fa la stessa cosa, quindi da così si gira, si entra con il ferro sotto, si prende il filo, lo facciamo passare all'interno e tiriamo. Siamo a 5, si fa per l'ultima volta, da qui si tira, qui si forma un cerchio, ci passiamo da sotto con il ferro, si prende il filo, lo passiamo all'interno e stringiamo leggermente e abbiamo 6 maglie sul ferro. La lavorazione di questa sciarpa va ad ingrandirsi, quindi a fare degli aumenti mano a mano. Quindi gli aumenti quando si fanno? Noi ora andremo a fare con queste 6 maglie 9 giri, quindi 9 ferri, poi vi spiego come bisogna farlo. Dopo i 9 ferri andremo a fare il primo aumento, quindi da 6 ci si ritroverà con 7 maglie. Avendo 7 maglie dovremo andare a fare altri 8 ferri con un totale di 9, sempre con le 7 maglie. Poi andremo a fare di nuovo l'aumento, ci ritroveremo con 8 maglie sul ferro e con queste 8 maglie andremo a fare in totale altri 9 giri, quindi andremo a fare poi altri 8 e così via. Così almeno abbiamo graduale i nostri aumenti.
Gli aumenti bisogna farne fino a che non si arriva ad avere 26 maglie sul ferro. Quindi ora, man mano che noi si procederà, comunque sicuramente lo capirete meglio. Ora vi ho fatto una spiegazione un po' veloce per farvi capire come funzionano gli aumenti. Adesso questo filo più corto non ci servirà più, quindi volendo possiamo anche andarlo a tagliare e farlo un pochino più corto, perché se no ci confonderemo con il filo di lavorazione. Almeno io mi trovo meglio così, poi voi ovviamente fate come volete. Benissimo, adesso con queste 6 maglie cosa andremo a fare? Allora, si faranno le prime 3 maglie a diritto, le ultime 3 ce le faremo cadere sul ferro, in questo modo. Quindi una maglia a dritto, ne faremo in totale 3, una, 2 e 3. Il mio metodo è il metodo continentale. Poi, una volta fatte le nostre 3 maglie a diritto, si porta il nostro filo sul davanti, come se dobbiamo effettuare dei giri a rovescio. Ma in realtà non faremo giri a rovescio, ma queste ultime 3 ce le faremo cadere in quest'altro ferro, in questo modo. 1, 2 e 3. E abbiamo finito il giro. Vedete che il filo di lavorazione vi risulterà nel mezzo e va benissimo così. Adesso facciamo il terzo giro, il terzo ferro, quindi con il filo nel mezzo, a noi non ci interessa, andiamo a fare 3 maglie a diritto, quindi 1, 2 e 3. Passiamo il filo davanti e facciamo passare queste 3 maglie nell'altro ferro senza lavorarle. Abbiamo terminato anche questo giro, quindi si continua in questo modo fino a che non si arriva ad un totale di 9 giri. In questo momento ne abbiamo fatti 3, quindi ci ritroviamo al termine del nono giro. Bene, ho terminato il nono giro, adesso dobbiamo fare il primo aumento. Quindi, come andremo a fare il nostro primo aumento? Allora, si lavorano sempre le nostre prime 3 maglie a diritto, quindi 1, 2 e 3. Qui nel mezzo andremo a fare il nostro aumento. Come facciamo il nostro aumento? Allora, vedete che qui c'è questa costina della nostra maglia, ecco qui andremo a fare il nostro aumento. Quindi si prende questa costina e si passa il filo all'interno e vedete che ci risulterà una nuova maglia. Si passa il filo davanti e le ultime 3 le facciamo cascare senza lavorarle sul ferro. Ed ecco qua, abbiamo fatto il nostro primo aumento, quindi ci risulteranno 7 maglie. Adesso bisogna fare la stessa identica lavorazione per 9 ferri come abbiamo fatto prima, quindi ora senza aumenti si faranno un totale di 9 ferri, quindi 9 giri. Ne abbiamo già fatto uno con l'aumento, quindi ne andremo a realizzare solamente 8 di giri. Facciamo qualche giro insieme, quindi le prime 3 maglie sono a diritto, 1, 2 e 3. Qui troverete l'aumento, si lavora su diritto, quindi saranno 4 maglie da lavorare a diritto e le ultime 3 invece si passano sul ferro. Si passa prima il filo davanti,
e poi si passano le nostre 3 maglie dall'altra parte. Quindi quando noi andremo a fare gli aumenti, le maglie che dobbiamo lavorare a diritto sono sempre le 3 più quelle che abbiamo creato con gli aumenti. Solamente le ultime 3 non vanno lavorate, ma vanno fatte cascare sul ferro. Quindi voi, in base a quante maglie avete prima di queste ultime 3, le andate a lavorare a diritto. Solo le ultime 3 no. Quindi adesso abbiamo fatto il secondo giro, andiamo a fare il terzo. Quindi andiamo a fare i nostri 4 maglie a diritto, quindi 1, 2, 3 e 4, perché sono le maglie che ci risultano prima di queste 3 che non vanno lavorate. Si passa il filo davanti e si lasciano cadere le ultime 3. Ecco qua. Quindi abbiamo terminato il terzo giro, dobbiamo arrivare a 9. Ci si ritrova a fine di questi 9 giri. Ho terminato l'ultimo giro, quindi il nono giro di questo blocco. Quindi ora, dopo aver fatto i miei 9 giri con 7 maglie, vado a fare un altro aumento. Quindi si rifà un'altra volta insieme. Quindi dobbiamo fare 3 maglie a diritto, e andiamo a fare il nostro aumento. Quindi si va a prendere la costina che si trova sotto la maglia successiva e si va a lavorarla e passare il filo. Ci ritroviamo con una maglia in più, si lavora l'ultima maglia prima delle ultime 3 a diritto e le ultime 3 si fanno scivolare sul ferro, quindi si passa il filo davanti e si passa le maglie sul ferro. Ecco qua. E ci ritroveremo con 8 maglie. Quindi adesso dobbiamo fare la stessa lavorazione. Con queste 8 maglie abbiamo già fatto il primo giro, andremo a fare altri 8 giri senza aumenti, per un totale di 9 ferri, cioè 9 giri. Quindi la lavorazione è sempre questa. Praticamente si sta lavorando a blocchi, perché siamo partiti con 6 maglie, abbiamo fatto i nostri 9 giri con le 6 maglie, poi abbiamo fatto il primo aumento, ci siamo ritrovati 7 maglie, abbiamo fatto il secondo blocco con 9 giri in totale, senza aumenti. Poi una volta finiti questi 9 giri siamo andati a rifare un altro aumento e si fa un altro blocco da 9 giri. Una volta terminati questi 9 giri con 8 maglie si fa un'altra volta l'aumento. Quindi la lavorazione è sempre questa finché non ci ritroveremo con 26 maglie sul ferro. Come potete vedere si parte da una codina fine e si va piano pianino ad allargarsi. Quindi vi faccio vedere un altro giro e poi lavorerete da sole finché non si arriverà ad avere 26 maglie sui ferri. Quindi adesso abbiamo 8 maglie, si vanno a lavorare 1, 2, 3, 4 e 5 maglie a diritto. Le ultime 3 non si lavorano mai, quindi si passa il filo davanti e le passiamo sul ferro. Ed ecco qua. Il secondo giro è andato, si arriva al nono giro e poi si fa un altro aumento e si ripete
tutto nello stesso modo. Quindi ora vi lascio lavorare da sole con calma finché non si arriva a 26 maglie sul ferro. Bene ragazze, ho terminato tutti gli aumenti e sono arrivata a 26 maglie sul ferro. Adesso vi faccio vedere un attimo questo piccolo disegnino che ho fatto per farvi capire un attimo i centimetri. Allora, la lunghezza totale di questa sciarpa deve andare almeno a 100 centimetri, quindi questo pezzo qua degli aumenti per me equivale a 42 centimetri, che sarebbe questo qua, dove c'è la punta. Quindi ne dovremmo fare un altro identico alla fine della nostra sciarpa, diminuendo, quindi facendo le diminuzioni. Quindi quando noi inizieremo le diminuzioni sarà un altro pezzo degli stessi centimetri, perché da 26 andremo a scalare fino a 6 maglie come abbiamo fatto per aggiungerle. Quindi se i nostri aumenti equivalgono a 42 centimetri, a voi potrebbe risultare anche di più o di meno in base anche al filato che avete utilizzato. L'altra punta con le diminuzioni sarà di altri 42 centimetri e adesso dobbiamo fare il corpo della nostra sciarpa. Quindi 42 centimetri più 42 centimetri fa 84 centimetri. Per arrivare a 100 centimetri mi mancano 16 centimetri. Quindi 84 più 16 centimetri avremo un totale della sciarpa di 100 centimetri. Quindi voi dovete fare questo calcolo in base a quanto vi risulta questo pezzettino dei vostri aumenti fino ad arrivare a 26 maglie. Quindi se a voi vi risulta meno o di più, fate questo piccolo calcolo e vi renderete conto di quanti centimetri dovrete fare nel vostro corpo. Per fare il nostro corpo non ci resta adesso con queste 26 maglie continuare senza aumenti per i vostri centimetri che dovete fare. Quindi io in questo caso ne devo fare 16. Quindi per 16 centimetri io non andrò a fare né aumenti né diminuzioni. Semplicemente andrò avanti con il corpo della mia sciarpa. Quindi facciamo un giro insieme. Quindi sono arrivata a 26, l'ultimo aumento, e continuo come abbiamo sempre fatto senza aumenti per 16 centimetri. Quindi io inizio con le mie maglie a diritto, per capire quanti centimetri state facendo. Vi consiglio, proprio quando avete terminato le vostre 26 maglie, di mettere un marcapunti, così almeno sapete quanto dovete continuare con i vostri centimetri. Quindi si va avanti a maglie diritte. Bene, ho finito le mie maglie a diritto e le ultime 3, come sempre, si passano sul ferro. Si passa il filo davanti e le ultime 3 non si lavorano, ma si buttano nel ferro senza lavorarle. Ecco qua, ho inserito il marcapunti, così adesso io continuo per i miei 16 centimetri senza aumenti. Voi fatevi il vostro conto in base al filato che state utilizzando e anche ai ferri, perché ci sta che se utilizzate un ferro più piccolo o più grande cambiano lo stesso i centimetri.
Quindi io continuo senza aumenti per altri 16 cm, ci vediamo a fine. Ok ragazze, sono arrivata al termine dei 16 cm, quindi ero partita qua e sono arrivata ai miei 16 cm. Ecco qua. E questi 16 cm sono quelli senza aumenti. Adesso vi rifaccio vedere di nuovo il mio disegnino. Abbiamo fatto questa parte, ok, senza aumenti. Adesso dobbiamo ricominciare a fare la punta finale. Quindi dobbiamo fare la stessa identica cosa che abbiamo fatto in quella iniziale. L'unica cosa, invece di fare gli aumenti, andremo a fare le diminuzioni. Quindi se qui abbiamo fatto un aumento più 8 giri senza aumento, ora andremo a fare una diminuzione, 8 giri senza diminuzione e si riparte con una diminuzione, 8 giri senza, fino a che non arriviamo ad avere sul ferro 6 maglie. Quindi dobbiamo ripetere una diminuzione, 8 giri senza diminuzione, si rifà un'altra diminuzione, 8 giri senza diminuzione, finché non avremo sul ferro le nostre 6 maglie, per poi chiuderle e abbiamo terminato. Quindi qua abbiamo 26 maglie, quindi per fare ora le diminuzioni dobbiamo fare in questo modo. Allora, come sempre, le prime 3 maglie si fanno a diritto, quindi 1, 2 e 3, come abbiamo sempre fatto. Adesso, dopo queste 3 maglie, andremo a fare la prima diminuzione. Come si fa la prima diminuzione? Invece di prendere una maglia sola e fare il punto dritto, quindi un giro a diritto, le andremo a prendere 2. Quindi prendendo tutte e 2 le maglie, in questo modo, 1 e 2, si lavora a diritto le 2 maglie insieme e come potete vedere abbiamo fatto la diminuzione, ce ne ritroveremo una. Quindi queste sono le prime 3 maglie iniziali, ho preso 2 maglie, l'ho lavorate a diritto e me ne è rivenuta una. E adesso abbiamo fatto la prima diminuzione. Quindi adesso si continua a diritto, lavorando a diritto per tutte le maglie. Fino ad arrivare, come sempre, alle ultime 3 maglie, che non le andiamo a lavorare, come abbiamo sempre fatto, si passano sull'altro ferro. Ok, sono arrivate alle ultime 3 maglie e come sempre passiamo il filo davanti e si passano sull'altro ferro senza lavorarle. E abbiamo fatto il primo giro con la prima diminuzione, quindi adesso ci ritroveremo con 25 maglie sul ferro. Adesso abbiamo fatto il primo giro, andremo a fare altri 8 giri senza diminuzione. Non appena abbiamo finito questi 8 giri, si continuerà a fare lo stesso procedimento, una diminuzione e 8 giri in più senza, una diminuzione, 8 giri in più senza. Man mano vedrete che si andrà a diminuire per ricreare la punta finale. Quindi non vi resta che continuare, come vi ho spiegato, fino a che non arrivate ad avere sul ferro solo 6 maglie. Ci ritroviamo proprio alle 6 maglie, così vi faccio vedere come chiudere il tutto. Allora, sono arrivata ad avere 7 maglie sul ferro. Ora vi faccio vedere l'ultima diminuzione per arrivare a 6 maglie. Quindi, questa sarebbe l'ultima diminuzione da fare.
Quindi noi facciamo una maglia a diritto, facciamo la seconda maglia a diritto e siccome le ultime 3 non le dobbiamo lavorare, andremo a diminuire subito dopo la seconda queste 2. Quindi facciamo la diminuzione a queste 2 prendendo tutte e 2 le maglie e le ultime 3 non le lavoriamo come abbiamo sempre fatto. Passando il filo davanti si passano nell'altro ferro. E qui ci ritroviamo con le nostre 6 maglie. Adesso andremo a fare gli ultimi 8 giri senza diminuzione e si chiude il tutto. Quindi come si farà? Andiamo a fare le nostre prime 3 maglie a diritto e le ultime 3 si mettono nell'altro ferro, semplicemente. Quindi una maglia a diritto, 2 maglie a diritto, 3 maglie a diritto. Le ultime 3 si passano sull'altro ferro. Ed ecco fatto, abbiamo fatto il secondo giro, adesso si prosegue fino all'ultimo giro che è il nono fondamentalmente. Bene, ho fatto tutti i giri senza aumenti, adesso andremo a chiudere le nostre maglie. Come si chiudono le maglie? In questo modo. Allora, la prima maglia facciamo a diritto, la seconda maglia a diritto, poi si prende la prima maglia in questo modo e la chiudiamo passando questa maglia sotto e la lasciamo andare. Si fa la stessa cosa anche di qua, si fa una maglia a diritto, si prende la maglia dietro, facciamo passare la seconda maglia sotto e la lasciamo cadere. Stessa cosa, facciamo una maglia a diritto, prendiamo quella dietro, facciamo passare la seconda sotto e la lasciamo cadere e si stringe. Prendiamo la prossima, facciamo una maglia a diritto, si prende la prima maglia, facciamo passare la seconda sotto e la lasciamo cadere. L'ultima maglia a diritto, si prende quella dietro, si passa la seconda sotto e abbiamo terminato. Adesso si taglia il filo, lo sfiliamo e lo andiamo a nascondere. Alla fine a me mi è bastato un solo gomitolo da 50 grammi. Ecco qua la nostra sciarpina terminata. Se vi è piaciuto il video mettete un like, se avete qualsiasi domanda scrivetemelo sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ciao!